Benvenuti sul canale Di Evo Amore. Oggi siamo io e Serval e in questo video vogliamo parlarvi della gelosia, ma da un punto di vista più personale, arrivando anche comunque a toccare il tema facendo degli esempi, parlando del nostro viaggio, delle varie tappe che abbiamo affrontato nel vivere questo sentimento, perché è un sentimento comunque molto profondo che spesso anche squarcia dentro, diciamo, fa vivere un'intensità che può essere anche dannosa in alcuni momenti. Nella nostra esperienza abbiamo dovuto vederlo, affrontarlo in faccia, perché vivendo soprattutto relazioni non monogame è un sentimento in cui con cui ci si ritrova a danzare. Facciamo un piccolo riassunto della nostra storia, vi racconteremo come noi l'abbiamo affrontato. Per potervi raccontare al meglio come ho vissuto la gelosia nelle varie fasi della mia vita, è importante che vi raccontiamo, in questo caso vi racconto, quali sono state le mie tappe personali, proprio nella dimensione relazionale. Quindi sono partita da una relazione di coppia molto affiatata e la gelosia sinceramente non l'ho vissuta in modo forte, non mi sono quasi accorta che esisteva come sentimento. La seconda fase di questa relazione, che è stata molto lunga, ho vissuto una relazione di coppia aperta e qua effettivamente l'esperienza della gelosia si è fatta sentire in modo molto profondo e con movimenti di pancia intensi. Successivamente sono passata a vivere una dimensione di poliamore e per fortuna nel frattempo avevo un po' imparato a gestire, a conoscere questo sentimento e sono riuscita ad armonizzare questo oggi strumento per me molto importante di crescita in una dimensione più allargata. E ancora oggi per me questo sentimento della gelosia è un modo quindi uno strumento per poter imparare a conoscere sempre di più me stessa nella relazione con gli altri. Sì, anch'io ho fatto un percorso simile, non era un sentimento che mi apparteneva nella mia breve esperienza di coppia, è un sentimento con cui ho avuto molto più a che fare successivamente, quindi nelle esperienze non monogame. Tuttora è un viaggio, diciamo, mi sento in viaggio, quindi sento di aver imparato sicuramente delle cose rispetto alle prime esperienze, ma sento anche che ho avuto modo di affrontarlo sempre di più. Quindi se mi rendo conto che la coppia creava un po' una sicurezza che non metteva in discussione, non faceva emergere più di tanto questo sentimento, le altre esperienze, soprattutto arrivando al poliamore, portano molto più a galla questo sentimento che in altri tipi di relazione è nascosto, comunque si può tranquillamente non affrontare, non perché non esista, ma perché è un'esperienza che comunque ti tiene più al sicuro, diciamo, come diciamo noi, meno in mare aperto, quindi con meno possibilità di avere queste onde che travolgono. Riprendendo il tema, nella prima parte della relazione di coppia, che ho vissuto per i primi 3 anni molto intensa, appunto, come vi dicevo, non ho percepito questo sentimento. Era più una dimensione di non sentirmi sempre adatta, ma perché il compagno di allora aveva ruoli, era investito nelle sue situazioni di lavoro in modo approfondito, per cui vivevo un po' questo sentimento di competizione più che gelosia, quindi mi sentivo sempre un po' poco adatta. L'ho vissuta da questo punto di vista, ma appunto non l'ho percepito come elemento di disagio o comunque di difficoltà. Quando abbiamo deciso di aprire la nostra relazione di coppia a una dimensione di coppia aperta, quindi facendo entrare nuovi partner nella nostra dimensione affettiva, allora lì sì che appunto questo sentimento è emerso con tutta la sua forza. Adesso ve lo raccontiamo perché crediamo, che molti di voi, come noi, stiano vivendo o abbiano vissuto questo tipo di sentimento. L'idea di condividerlo con voi è per raccontarci che questo è un sentimento che lo viviamo sempre e non è da denigrare, anzi può essere proprio uno strumento da usare come elemento di crescita personale, sia nella propria dimensione affettiva, se si è in coppia, oppure in una dimensione comunque più allargata. Per cui, venendo invece alla parte più di movimento di pancia emozionale, nella dinamica appunto relazionale di coppia aperta, scegliemmo di aprire in modo non contemporaneo per non appesantirci con le emozioni, per cui il partner di allora
aprì questa relazione con una nuova persona. Partiamo dal presupposto che io sono una persona un pochino orgogliosa e presuntuosa. Ai tempi, oggi un po' meno, viste le esperienze che ho vissuto, ai tempi invece ero molto piena della consapevolezza di riuscire a vivere questo sentimento e comunque l'idea di aprire a un mondo sentimentale più ampio con un po' di presunzione e ritenendomi capace di sostenere le scelte che stavamo vivendo. Ecco, la vita mi mise subito di fronte al fatto che non era così. Quindi nelle primi momenti di questa nuova conoscenza ero abbastanza tranquilla. Poi, man mano che il mio partner approfondiva la conoscenza della persona nuova, insomma, i miei movimenti intimi erano un po' profondi, avevo reazioni un po' eccessive, facevo domande che mi sembravano di curiosità di come stava andando. In realtà poi scoprì più avanti che era semplicemente questo sentimento, questa mia insicurezza intima che aveva bisogno di essere rassicurata. Per cui questa dinamica intima io non fui in grado di comprenderla e mi trovai a subirla completamente. Fui preda di tante emozioni anche poco chiare dentro di me, dove mi sentivo appunto insicura, inadatta. Cercavo il mio partner molto più spesso, quindi avevo necessità di contattarlo ogni momento, anche quando prima non c'avevo questa necessità. Mh. E il massimo dell'espansione di questo sentimento fu quando decisi che per me era troppo, quindi vi premetto che ai tempi io non ero in grado di condividere con il mio partner tutto quello che io stavo vivendo, per cui non avevamo, pur essendo molto in armonia, avendo fatto delle scelte insieme, ma io non ero in grado di raccontare a questa persona cosa stavo vivendo davvero, lo stavo quindi subendo. Quindi questo è un altro elemento che vedremo poi più avanti nella dimensione del poliamore, che è fondamentale imparare a raccontarsi quello che si vive. Quindi tornando invece a questo elemento di difficoltà, decisi che per me questa cosa era troppo. Per cui in un momento che sapevo che loro si sarebbero incontrati, io feci la mia scenata plateale in un parcheggio pubblico. Adesso all'inizio fu una cosa molto forte, molto viva, molto anche di dire: "Ho ragione io". 2 secondi dopo mi sentivo la persona più fuori posto, perché nella mia presunzione di voler vivere un sentimento di apertura, mi ero dimostrata ampiamente di non essere in grado. Per cui fu la sensazione più forte fu di sentirsi completamente inadeguata. Poi, appunto, per le mie caratteristiche personali sono una persona anche che, si butta giù facilmente, si buttava giù facilmente sentendosi incapace nel vivere le cose. Però fu un sentimento così forte che poi nel tempo mi c'è voluto del tempo proprio per metabolizzare questa onda di ritorno. Sull'esperienza di coppia non ho, nulla da dire, è stata un'esperienza di 1 anno e mezzo dove non ho proprio sentito che avevo questo sentimento acceso e neanche nelle, esperienze un po' più occasionali. Ero diciamo molto oggi si usa il termine poliamoroso solo, cioè diciamo sì, un po' il single, noi lo chiamiamo in Nuovo Amore, quindi in quella posizione anche lì non c'era, quindi il primo momento forse in cui ho, contattato in maniera intensa questo sentimento è stata in un'esperienza, in una triade, quindi con 3 persone che eravamo proprio insieme, dove io sono entrata già in una coppia esistente. Questa esperienza, è stato il primo momento dove ho avuto a che fare con le mie insicurezze, con il sentirmi, non all'altezza, non al pari di una situazione, di sentirmi inferiore a qualcuno, cosa che devo dire in altri ambiti della mia vita avevo già vissuto come sentimenti, non con tale intensità, non da rendermi conto che avevo bisogno di fare un lavoro su queste parti. Quindi osservandomi un po' indietro mi rendo conto che ero una ragazza timida, per esempio, che il teatro mi aveva aiutato a uscire comunque dal mio guscio e che comunque questa parte di insicurezza, un po' di affermazione di me nel mondo ce l'avevo fin da bambina. Questa esperienza mi ha portato a
ad affrontare questa cosa, è come un fuoco che si è acceso e dice adesso, cioè la vita mi ha proprio detto adesso lo devi affrontare, non puoi solo viverlo in maniera tenue, ma anzi ci sei completamente immersa, quindi devi proprio farci un lavoro. In quell'esperienza lì devo dire che ho avuto modo di osservare questa parte, queste mie insicurezze, questo mio anche bisogno di sentirmi affermata, riconosciuta, desiderata, inclusa al, al pari livello di qualcun altro, pur non comprendendo che non esiste un pari, nel senso che ognuno di noi ha una sua unicità, quindi anche pur stimando o ammirando parti che gli altri hanno, che io non ho, le cose non si possono ripetere nello stesso modo. Una cosa che ho sicuramente visto in quell'esperienza e che non ero in grado di maneggiare in quell'esperienza perché ero proprio nel fuoco della relazione in quel momento, avevo bisogno di trovare il mio modo, ma cercavo in maniera un po' conflittuale di raggiungere qualcosa che era fuori di me senza realmente lavorare dentro di me, quindi cercando di lavorare sugli altri, richiedere agli altri, e questa è una proiezione che non porta armonia, soprattutto in un contesto ampio come quello, che ha molta complessità. Adesso sono già andata un po' su anche alcuni punti di osservazione della gelosia, però sì, in quell'esperienza è sicuramente questo fuoco che per forza ti ritrovi a vivere. Poi ho sentito anche persone che non si son sentite gelose, sicuramente sono una rarità secondo me in queste esperienze, e noi questo video lo stiamo facendo anche perché a volte c'è il pensiero che le persone che vivono esperienze poliamorose non siano gelose, e quindi sembrano Sì. lì degli dei irraggiungibili, no, e quindi anche se siete in un'esperienza di coppia oggi e scegliete di vivere un'esperienza poliamorosa, sappiate che anche noi che l'abbiamo fatto non siamo perfetti e siamo passati attraverso tutte queste difficoltà. Devo dire che ancora non ho imparato tutto quello che c'è da imparare, ma anche perché personalmente ritengo che il viaggio con la gelosia, ma come altri sentimenti della vita, sia un viaggio profondo che richiede tutta la vita, no? Nelle culture spirituali si dice bisogna illuminarsi, dal mio punto di vista, per spazzare via completamente certi sentimenti, certi fiumi culturali ci va tanta esperienza, tanta vita, si può imparare a gestirli in maniera sempre più armonica, a far sì che questi sentimenti passino come un fiume, come un'acqua che scorre. La cosa che ho imparato è che non devo aggrapparmi a questa cosa. Se all'inizio mi ci aggrappavo proprio, e come diceva anche Serval, credevo di aver ragione, credevo di dover rivendicare qualcosa, adesso, superata quell'esperienza, avendone vissute anche altre nel mezzo, con esperienze più da poliamoroso che però si gestisce le sue relazioni, quindi non in una triade. Da queste esperienze ho imparato un po' di più a gestirla in maniera da: ok, c'è questo sentimento, lo osservo, cosa mi sta indicando, cosa mi sta dicendo, lo porto fuori, ma cercando di non proiettare, non dare la colpa a qualcun altro per delle azioni che ha fatto, perché poi le persone attorno a noi sono degli specchi per noi, ma la realtà che noi creiamo è comunque determinata da noi, quindi sono io che sto interpretando quell'evento, quella situazione in tale modo, con questa intensità, con questo struggimento, con anche difficoltà, magari sfiducia. Non è detto che l'evento sia così, è bene farlo emergere, se no questi sentimenti, soprattutto la gelosia, io mi son resa conto, nel contenerlo, magari nel non portare fuori subito le cose, poi quando le portavo fuori c'era così tanto carico che era troppo, la portavo anche male. Invece a volte detto subito, in maniera anche più leggera, senza averci caricato troppo chissà quali pensieri, chissà quali ragionamenti, diventa molto anche più semplice come comunicazione, magari la si scioglie anche prima. E quindi sì, è un viaggio, ma adesso non so se tu vuoi aggiungere altro, poi magari integro anch'io ancora qualcos'altro. Sì, vi proporremmo anche di raccontarci quali strumenti abbiamo usato per affrontare questo sentimento così intenso, per cui essendo proprio un percorso, quando si è giovani si intraprendono più esperienze e si impara a utilizzare anche degli strumenti per vivere le cose anche in modo diverso. Quindi per quanto riguarda la mia esperienza, di momento storico che vi ho raccontato,
io avevo iniziato a utilizzare la macchina. Io saltavo in macchina e facevo chilometri, 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 spendevo soldi per la benzina, quindi insomma vi assicuro che ne ho fatti tanti. Perché? Perché avevo l'esigenza di, non essendo in grado di raccontare, come vi dicevo, al mio partner quello che vivevo, avevo la necessità di esprimermi in tutte le mie forme ed era impegnativo farsi sentire in mezzo, insomma, alle case, necessità di mettere fuori la voce, quindi esprimere tanti sentimenti, anche con rabbia, nella mia allora incapacità appunto di comprendere cosa stavo vivendo. Per cui l'utilizzo del movimento per me fu l'inizio di un'elaborazione più personale di che cosa stavo vivendo. Oggi, a fronte di queste mie esperienze, non faccio più chilometri in macchina, ma per me il movimento fisico aiuta nell'elaborare quello che sto vivendo, perché se si rimane troppo fissati sulle emozioni che si vive, come poi portava Ninga, si rischia sempre di accumulare pensieri che magari si risolvono semplicemente condividendo il momento che si sta vivendo, con semplicità, sapendo che siamo tutti nella stessa situazione, non c'è qualcuno che ha capito qualcosa in più, perché per ciascuno di noi questa esperienza ha proprio sfumature diverse. Per Mh. cui lo strumento appunto per me del movimento dell'auto è stato molto, molto di aiuto. Sì, sì, anche per me il movimento, non in auto, ma comunque il movimento del corpo è un grande aiuto. A volte quando ci sono quelle crisi profonde, che poi per noi donne spesso coincide anche con il preciclo, con questi momenti di emozioni molto intense, rimanevo a letto stesa a piangere, a rotolarmi nei miei pensieri e mi rendo conto che entravo in un loop proprio, quindi ero proprio lì da sola che mi giravo in questo loop, in queste emozioni. Anche solo alzarsi dal letto, uscire, fare 2 passi, personalmente ballare e fare qualcosa che muove il corpo, che sposta l'energia, è stato utile, sì. Per me un altro strumento è stato quello del diario, proprio dello scrivere, perché mi rendo conto che a volte sono una persona mentale, quindi ho così tanti pensieri che non riesco a ordinare, che scrivere anche impulsivamente, anche cose che non mi piacciono di me, che magari faccio fatica a osservare, quindi scrivere proprio i pensieri in maniera cruda, così come sono in quel momento, mi aiuta a fare ordine. Il diario personalmente è uno strumento che utilizzo quasi tutti i giorni nello scrivere cosa osservo di me e cosa ho imparato in quella giornata, da una situazione che magari è particolarmente sfidante o intensa o da un percorso di crescita che sto cercando di fare, annotando, appuntando i passaggi o gli obiettivi che ancora voglio raggiungere. Il diario è proprio quello strumento che mi aiuta a mettere fuori, ancora prima di metterlo fuori con il resto del mondo, quindi con le altre persone, con magari i progetti di cui sono parte. C'è questo strumento fisico che è composto da dei pezzi di carta a me molto cari e che mi aiuta a fare ordine dentro di me. Io invece non ci sono mai riuscita a scrivere, quindi scrivevo e poi perdevo i fogli. Lo scrivere non era lo strumento utile. Come vi spiegavo, ho imparato ho imparato anche a comunicare alla persona con la quale avevo la relazione che cosa stavo vivendo. Per cui per me è stato proprio un processo di imparare a raccontarmi Mh. quello che vivevo, in modo che riuscivo a spiegarmelo mettendolo fuori, quindi lo facevo con le parole. Ho imparato poi a usare la voce come invece di gridare, a esprimere, quello che vivevo. Per cui nel tempo questa cosa poi ha pagato tante situazioni, ci permette di conoscere meglio, l'altra persona, perché magari vive le stesse cose e non ce le siamo mai detti, no, in questo caso. Sì, anch'io ho dovuto imparare a esprimermi perché sia per caratteristiche personali sono abituata a tenermi le cose dentro come tendenza e a far emergere magari le parti più luminose, più solari e meno le parti che a me personalmente, che io giudico, che mi piacciono meno, quelle tendo a tenerle un po' più nascoste, ma mi sono resa conto che poi comunque queste parti emergono, sono parti di noi che esistono quanto esistono le parti più luminose e solari e non farle emergere comporta solo un soffocamento che ha una durata molto instabile. Prima o poi i nodi vengono al pettine, quindi non è una strategia
utile quella di soffocare o sopprimere dei sentimenti. È utile imparare a pian piano portarli in maniera sempre più armonica, quindi senza proiettare, come dicevamo prima, perché le altre persone non sono realmente responsabili dei nostri sentimenti. La logica causa-effetto può far sembrare lui ha fatto quella cosa, io sto male, colpa sua, ma non è così. Quella è la motivazione più semplice, più banale che ci possiamo dare e da cui alla fine possiamo anche imparare meno, perché alla fine dando la responsabilità a qualcun altro ci togliamo un carico noi, ma cosa abbiamo imparato? Il prenderci la responsabilità dei nostri sentimenti comporta un lavoro che possiamo fare dentro di noi per migliorare, per la prossima volta vivere in maniera diversa la stessa situazione, elaborare i sentimenti, i nostri vissuti, le nostre reazioni in maniera diversa. Ciò che per me fa la differenza è come noi reagiamo alle situazioni, perché le situazioni possono essere le stesse. C'è questo detto cinese che dice un uomo anziano portava un secchio al pozzo tutti i giorni, lamentandosi, eccetera. Quando era illuminato faceva la stessa azione, ma con gioia e con serenità. L'evento può essere esattamente lo stesso, ma interpretato in maniera completamente diversa perché abbiamo fatto un viaggio e un processo dentro di noi per far sì che sia diverso. Questo è un discorso che vale per tutte le tipologie di relazioni. Adesso Mm. noi abbiamo all'introduzione di questo video vi abbiamo un po' spiegato che a seconda della fase relazionale che si vivono, la gelosia può avere sfumature diverse, dinamiche diverse, ma di fatto la viviamo sempre e in tutte le situazioni affettive, per cui è solo per spiegarvi che appunto è proprio un processo che ci accompagna sempre. Tanto Sì. vale prenderla bene, no, sapendo che questo è davvero uno strumento per imparare a conoscere se stessi. Adesso riprendendo quello che poi portava Ninga rispetto al processo di consapevolezza, la differenza anche la fa non solo imparare a riconoscere dentro se stessi cosa è che ci muove davvero, quindi come appunto spiegava lei, non proiettare sulle persone che amiamo quello che viviamo noi, ma la differenza la fa creare una situazione relazionale con i propri partner di massima fiducia e non la fai così, la Mm. si costruisce nel tempo, dove poi questa dinamica è di comprensione, non è che la persona che si sente dire una cosa, sì, magari può esserne dispiaciuta, ma non se ne fa carico. È un processo a più dimensioni e di consapevolezza reciproca, per cui è come se si crea questa bolla, esperienziale nella quale si condivide al centro l'esperienza, in questo caso della gelosia come sentimento, ma ognuno poi prende il proprio pezzo e anzi è arricchito nella condivisione di quello che ci si sta vivendo nel momento. Sì, e il campo di fiducia è maggiormente efficiente quando dall'altra parte ci sono anche delle persone empatiche che non giudicano quello che noi stiamo portando, non se ne prendono altrettanto la responsabilità, perché giustamente non è che devono dire hai ragione, è tutta colpa mia, eccetera, ma comunque creano un campo di accoglienza, di ok, ti accolgo, capisco quello che stai vivendo e se posso ti aiuto, ma consapevoli anche che in realtà poi il viaggio è dentro di noi, che però possono essere accanto a noi in questo viaggio. Aiuta un po' meno, diventa un po' più difficile quando si hanno delle persone che cercano un po' di lavarsi le mani, nel dire va, risolvetelo da sola, questa non è una cosa mia. Lì diventa un po' più difficile perché lì siamo proprio da soli e spesso magari non tutte le persone che abbiamo attorno, anche a livello di amicizie o di altre relazioni, possono essere in grado di comprendere certi viaggi intimi. Poi la gelosia noi adesso l'abbiamo trattata soprattutto dal punto di vista delle relazioni non monogame e poliamorose, ma esistono casi di gelosia anche nelle coppie, esistono anche esperienze molto drammatiche, purtroppo che a volte leggiamo nei giornali, no? Che il marito ha ucciso la moglie perché l'ha trovata con un altro uomo. Sono cose su cui c'è purtroppo poco da ridere, però sono cose che succedono e nascono dal poco controllo di queste situazioni, anche da culturalmente da dove siamo nati. Culturalmente, almeno qui in Italia, esiste molto questo modello di coppia e nella coppia non tutte le coppie vivono la gelosia, ma ci si può trovare a vivere anche questi estremi. Per noi è importante non arrivare a questi estremi. Sono dei modelli poco sani
che tutti noi possiamo riconoscere, e se ci siamo dentro sarebbe, utile fare un lavoro con il partner, con i partner, se non si può con l'aiuto anche di altre persone, piuttosto di professionisti, che possono aiutare a gestire questo sentimento così intenso. Riassumendo un po' quanto abbiamo detto fino qua, è importante che sappiamo che la gelosia è uno strumento, può essere uno strumento importante di crescita personale, che può essere ancora di più se fatto in un contesto di condivisione, come raccontavamo, questa bolla energetica che si crea fra i partner, dove ci si mette al centro come elemento individuale rispetto alla gelosia, non si fa carico l'altra persona o le altre persone delle proprie difficoltà, ma si condividono per creare poi un elemento condiviso e di scambio reciproco, perché questo poi ci aiuta nell'affrontare al meglio questo sentimento, portandoci in altre parti di noi stessi. Che più a livello personale gli strumenti che utilizziamo possono essere personalizzabili, quindi ognuno di noi può sentire cosa realmente gli serve, e che eventualmente può essere anche utile, chiedere un supporto esterno, a un professionista esterno per aiutarci a osservarci e a anche elaborare una strategia, un metodo per lavorare su noi stessi. Bene, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente continueremo a fare altri contenuti sulla gelosia, perché è un tema molto ampio che tocca tantissimi elementi del mondo delle relazioni. Mettete like a questo video, iscrivetevi al nostro canale per i contenuti che continuiamo a pubblicare e fateci sapere se volete approfondire qualcosa in particolare, anche con domande e commenti, o scrivendoci ai link qui in descrizione. E ci vediamo al prossimo video!